Ciao a tutti, benvenuti ancora sul canale. Oggi voglio parlare di risveglio interiore. Come sapete, nei video precedenti ho parlato di anima, ho parlato del corpo spirituale, quindi se abbiamo la capacità di guardare dentro noi stessi e vedere che c'è una esigenza interiore spirituale profonda, dobbiamo, come dire, cominciare a lavorare su noi stessi e sulla nostra anima e quindi crescere a livello interiore. Non c'è solo un corpo fisico, non c'è solo una necessità pratica di vita, ma c'è anche e soprattutto una necessità interiore profonda che, come ho detto le altre volte, non si esaurisce solo con questa vita, ma è eterna. Ora, cominciando a guardare dentro di sé, una delle prime cose, quando ci si accorge appunto che l'anima va ascoltata profondamente, va alimentata di energie positive, una delle prime cose è quella di eliminare il conflitto. Eliminare il conflitto rispetto al nostro passato, al nostro percorso. Ognuno di noi è nato in un determinato luogo, in un determinato anno, ha fatto un percorso di vita, ha avuto delle relazioni con parenti, amici, insomma nel mondo del lavoro, piuttosto che insomma a livello affettivo con dei partner, incontri insomma che si sono fatti. Questo percorso va accettato. Voglio dire che molte persone non accettano la vita che hanno vissuto, credono di essere in un percorso tortuoso perché il loro destino è un destino difficile, buio, tetro, ma non è così. Ognuno di noi fa un percorso, lo sceglie in qualche modo proprio perché in base a quello che è la propria condizione di coscienza interiore si trova nel posto giusto, nel momento giusto. Ognuno di noi fa un percorso che serve a crescere, che ci serve per imparare a conoscere di più e profondamente noi stessi. Non è una punizione o un premio vivere in certe condizioni o in certe situazioni, sia fisiche che emotive. È semplicemente un imparare dalla vita, la vita che ci insegna delle cose perché noi possiamo crescere a livello interiore. Quindi accettare il proprio percorso e non entrare in conflitto con questo percorso, cioè non dire ah beh però a me è andata in questo modo perché se fosse stato diversamente avrei fatto altro. Non è questo il modo giusto di mettersi in armonia con se stessi. Il modo giusto è proprio quello di comprendere che in ogni singolo passo che si è fatti nel corso della vita vi era una volontà universale, divina, di trasmetterci conoscenza, sapienza, in modo tale che la nostra personalità interiore possa crescere. Quindi eliminare questi conflitti, questi blocchi, diciamo, emotivi è fondamentale. Bisogna soprattutto perdonare se stessi e perdonare gli altri, perché se tutto è dentro un piano unico, enorme, universale, non ha senso crearsi dei conflitti con noi stessi o con gli altri, non ha nessun senso. Tutto coopera al bene di quelli che cercano la propria crescita spirituale, di quelli che riconoscono che l'universo è un tutt'uno e che siamo tutti all'interno di questa energia straordinaria. Poi, chiaramente, alla luce di questa riflessione, se si riconosce il proprio percorso, si eliminano i propri conflitti e il passo successivo è quello che si comprende anche meglio il tipo di relazione che abbiamo instaurato con le persone che ci sono intorno e ci renderemo conto che abbiamo instaurato dei rapporti positivi con alcune persone e dei rapporti invece complicati, se non addirittura tossici, con altre persone che a loro volta stanno vivendo il loro percorso, ma che a volte ostacolano il nostro e non ci aiutano a crescere. Quindi
È importante capire che c'è un bene interiore che è fondamentale, che va preservato, che va fatto crescere, ed è importante capire che bisogna stare con persone, circondarsi di persone che ci aiutano a crescere, ci mettono armonia. Se ci circondiamo o ci siamo circondati di persone tossiche che a loro volta, ripeto, stanno facendo il loro percorso, non è per giudicare nessuno, ma per comprendere. Queste persone sono persone che ci creano dei grandi problemi a livello interiore e emotivo. Bisogna lasciare queste persone, bisogna prendere almeno le distanze, dare un volume alla quantità di relazione che occorre instaurare con queste persone, ma persone a qualunque livello, dal lavoro, dalle relazioni affettive anche con le persone più care. Bisogna decidere di volere bene a se stessi senza entrare in conflitto con le persone, ma anzi cercando di alimentare la parte positiva di noi stessi e degli altri. Quindi avere una certa distanza da persone difficili, negative, è fondamentale per il nostro benessere, per la nostra crescita spirituale. Quando si intraprende questo tipo di percorso ci si rende conto che aumenta il senso di libertà e l'esigenza di essere liberi più profondamente interiormente, senza avere bisogno di attaccarsi alle cose esteriori. Bastano poche cose fisiche esteriori, ma ne occorrono tantissime interiori per appagare un'anima libera, perché le energie che non vediamo sono infinitamente più grandi di quelle che tocchiamo, cioè le energie che sono nell'universo, che sono invisibili ai nostri occhi, sono immense rispetto alle cose materiali che possiamo vedere. Se ci pensate, noi fluttuiamo su una sfera di roccia che galleggia nel nulla. Quali sono le energie che mantengono in equilibrio le galassie, i pianeti, gli universi? Tutto questo ci deve far riflettere. Ci sono energie che noi non vediamo, ma sono energie profonde, interiori, eterne, che sono molto, molto più profonde, molto più grandi di quelle che si sprigionano nel mondo materiale. E noi di questo dobbiamo curarci se vogliamo acquisire profondità, equilibrio, armonia. Ci sono molte cose di cui vorrei parlare, magari farò altri video perché già vedo che questo è diventato molto lungo. Giusto per dire che quando si comincia a riscoprire la propria parte spirituale interiore, ecco, si usa forse un po' meno la logica, si usa di più l'istinto, ma un istinto che è libero, profondamente legato ad aspetti spirituali e non solo emotivi. Si aprono delle porte nuove di percezione, si ha più empatia nei confronti degli altri e anche più compassione, non si giudica, fondamentale anche questo. Se ci si rende conto che siamo parte di un tutto e che ognuno ha un suo percorso e che non bisogna giudicare questo percorso perché fa parte della crescita spirituale di ognuno, non bisogna appunto giudicare le persone, bisogna al limite, se si comprende che c'è una persona che ha un livello energetico basso, una difficoltà interiore profonda, bisogna aiutarla, cercare di farlo senza andare a compromettere il nostro benessere interiore, ma se non si può fare bisogna averne compassione e lasciare che faccia il suo percorso accettando la diversità, accettando il livello diverso di energia. Tutto coopera al bene all'interno dell'universo e tutto va rispettato. Questo è fondamentale, bisogna avere occhi per vedere queste cose. Concludo per ora, poi andrò avanti con un altro video sempre per approfondire questo aspetto del risveglio interiore. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.